Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. In questo video vi parlerò di Namsak Noi, conosciuto come l'Imperatore. Namsak Noi nasce il 13 ottobre 1979 nel sud della Thailandia, con il nome di Muhammad Chawamart. Cambierà poi il nome in Namsak Noi in onore di suo zio Namsak, che è stato un forte combattente del passato. Namsak Noi inizia il suo percorso di Nak Muay a 8 anni col fratello maggiore Jez, un forte combattente anche lui. Dopo qualche match nella sua regione natale si trasferisce a Bangkok presso il campo Kiat Sing Noi, dove combatterà per qualche anno, dopodiché si trasferirà al più famoso campo Pol Pramuk. Namsak Noi combatterà il suo primo match a Lumpini a 13 anni e a 16 nel 1995 vince la sua prima cintura del Lumpini nelle 112 libbre e nello stesso anno il titolo di campione del mondo WMC. Nel 1999 vince la sua seconda cintura del Lumpini nelle 130 libbre, battendo per KO il famoso Lamnan Mon Sorsumale, un grande campione. E nel 2000 rivincerà la cintura del Lumpini, questa volta nelle 135 libbre, mantenendo il titolo per ben 6 anni, un vero record, da qui il nome l'Imperatore. Namsak Noi combatterà in tutta la sua carriera 300 incontri, con 280 vittorie, 15 sconfitte e 5 pareggi, incontri combattuti contro altri fenomeni della Muay Thai. Dopo degli scontri durissimi riuscirà a battere anche Sam Khor, batte Thongchai Thorsilashai, batte Nontashai Sitto, batte Saenchai Solking Star. Che altro aggiungere? Questo campione, oltre ai 3 titoli del Lumpini, titolo mondiale WMC, e aver mantenuto il titolo del Lumpini l'ultimo così tanto tempo, nel 1996 riceve il premio di miglior combattente dell'anno, ne riceve 2, uno dai giornalisti sportivi thailandesi, che è quello più importante, e l'altro, il secondo, quello delle autorità sportive thailandesi. Riceve anche nel 2001 e 2006 un premio per la migliore Muay, visto la particolarità della sua Muay. E c'è da dire, della sua carriera combatte quasi esclusivamente in Thailandia. Gli ultimi match combatte all'estero per dimostrare il suo valore anche lì, vincendo sempre e battendo anche per KO il giapponese Kobayashi. Questo immenso campione, dopo la sua carriera, inizierà ad allenarsi, allenerà per un periodo anche a Singapore, dopodiché torna in Thailandia e apre il suo campo di allenamento a Koh Phangan. È un pugile molto forte, molto tecnico, aveva un clinch sensazionale, i suoi incontri sono strepitosi, aveva un talento innato. Questo campione purtroppo non è molto conosciuto, soprattutto qui in Italia, nelle palestre, è più, cioè qui, e parlo per esperienza, perché parlando alle persone mi dicono sempre, mi danno sempre le stesse risposte: Pol Pramuk, Buakav. Tutti nelle palestre conoscono Buakav, nessuno conosce Namsak Noi, ma c'è da dire una cosa, che Buakav è stato forte nella Muay Thai fino a 17-18 anni, forse 19, poi è stato spinto verso il K1, verso match all'estero. Diciamo che Buakav ha vinto 2 cinture di campione nazionale thailandese, importante, una cintura dell'Omnoi, e poi il resto è stato, sì, Thai Fight, ma molto K1, è stato un grande combattente nel K1.
il TIE Fighter è già uno show. Nella Muay Thai non ha raggiunto i risultati che hanno raggiunto tanti altri campioni, non ha mai vinto il titolo del Rajadaman, del Lumpini, miglior combattente dell'anno, cose di questo tipo. Ha vinto dei tornei importanti, però è stato direzionato verso il K1 perché vedevano delle buone possibilità per lui di vincere in tornei come il K1, che non è Muay Thai, mentre campioni come Namsak Noi, Chokde sono stati spinti e mantenuti sulla strada della Muay Thai perché avevano buone possibilità di vincere nella Muay Thai. Combattente come Namsak Noi avrebbe vinto anche nel K1 di sicuro, è un combattente fortissimo. Purtroppo tanti, a causa anche dei social, dove Buakav è molto forte e Namsak Noi meno, e non viene conosciuto, ma in una palestra dove si fa Muay Thai dobbiamo vedere i match di Namsak Noi, dobbiamo guardare lui, non Buakav che fa K1. In una palestra dove si fa K1 magari si potrà seguire Buakav, ma in una palestra dove si fa Muay Thai bisognerebbe seguire un po' Namsak Noi come combattente. Poi si vede le palestre dove c'è scritto Muay Thai K1, che non ha tanto senso, perché uno è uno stile, l'altro sono delle regole che poi l'hanno fatto diventare uno stile per comodo di federazioni e cose varie, ma non vanno bene insieme. La Muay Thai tutta più va a braccetto con il pugilato, non con la kick e il K1. Qui in Italia è così, ma in Thailandia no. E se si fa Muay Thai bisogna conoscere i campioni di Muay Thai, non quelli di K1. Purtroppo tante volte questi campioni rimangono ai margini, vengono seguiti da pochi. Perciò anche l'importanza di leggere riviste straniere specializzate, guardare, seguire anche le pagine thailandesi su Facebook, sui vari social. Ci sono questi social, c'è l'online, cerchiamo di sfruttarlo per bene. I video ci sono di Namsak Noi, ci sono dei match su YouTube, ci sono gli highlights che ora vedrete alla fine del video e che sono importanti da vedere, sono importanti da seguire questi campioni. Se poi avete i ragazzi in palestra o voi stessi volete andare in Thailandia o dovete dire ai ragazzi in Thailandia dove andare ad allenarsi, sapete anche che c'è un campione chiamato l'Imperatore che ha mantenuto il titolo del Lumpini per 6 anni combattendo contro straordinari campioni, che ha la palestra a Koh Phangan. Magari sapete dove andare. Se rimanete fissati sui 3 o 4 che sono forti sui social e che la carriera l'hanno passata da un pezzo, si rischia di poi non vedere chi sono veramente i campioni di Muay Thai. Che vi ripeto, se fate K1 seguite pure Buakav, che ormai ha finito anche lui, guardatevi i match vecchi di Buakav. Ma se fate Muay Thai e vi piace la Muay Thai, seguite Namsak Noi, che è stato un grande campione di Muay Thai. Bene, detto questo, al seguito ci sono gli highlights. Se vi piace il canale iscrivetevi, condividete, mettete il like e buona visione degli highlights dell'Imperatore. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao!